Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto che è facile, un punto che secondo me è adatto per parecchie cose come stole, parei, maglie, copricostumi, anche perché no, con il filato giusto anche per delle tendine. È un punto che si può usare sia così in maniera orizzontale, ma va benissimo anche letto in maniera verticale. Sono due interpretazioni molto belle. Senza aggiungere altro vi lascio il video. Il punto che andremo a fare oggi si sviluppa su un multiplo di 10 più 3. Io ho già montato 43 catenelle, che sono appunto il 40 è il multiplo di 10 più 3, per fare questo campione, e gli aggiungo una catenella per girare. Entro in quella che ho subito prima, cioè nella 43esima catenella, con un punto basso, 2 catenelle, e questi saranno il nostro primo punto alto. Dopodiché ne dovrò fare altri 2 sulle 2 catenelle successive, per un totale di 3 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, entro nella terza catenella disponibile, faccio un punto basso, entro in quella successiva e faccio un altro punto basso, entro quella dopo e faccio un altro punto basso, per un totale di 3 punti bassi in 3 catenelle. 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nella terza e andrò a fare un gruppo di 3 punti alti su 3 catenelle. Quindi in una catenella ho lavorato un punto alto, in quella successiva ne vado a lavorare un altro, e in quella dopo ancora un altro, per un totale di 3 punti alti su 3 catenelle. 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, entro nella terza, punto basso, in quella dopo ancora punto basso, in quella seguente punto basso. Quindi 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nella terza, punto alto, in quella dopo punto alto, in quella dopo ancora punto alto. 3 catenelle di separazione e conto 1, 2, entro nella terza, farò i 3 punti bassi, punto basso, entro nella catenella dopo punto basso, entro nella catenella dopo ancora un altro punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3 e vado a farmi i miei 3 punti alti. Quindi 1, vado nella catenella dopo 2, in quella successiva 3, di nuovo faccio le 3 catenelle di separazione, entro nella terza catenella utile, con i miei 3 punti bassi su 3 catenelle. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3 e vado a lavorare le ultime 3 catenelle con i 3 punti alti. E la riga numero 1 è fatta. Ora andiamo a fare la riga numero 2, che non è nient'altro che l'alternarsi della riga numero 1. Quindi qui abbiamo cominciato con i punti alti, entriamo nel punto subito sotto, punto basso, in quello successivo punto basso e in quello dopo punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, qui abbiamo i punti bassi, faremo i punti alti, quindi lavoreremo un punto alto su ogni punto basso disponibile.
faremo le 3 catenelle, qui abbiamo i punti alti e faremo 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Faccio le 3 catenelle di separazione, qui abbiamo i punti bassi, andremo a lavorare punti alti, 1, 2 e 3. Di nuovo aggiungo le 3 catenelle di separazione, qui abbiamo punti alti, andremo a fare quelli bassi. Di nuovo le 3 catenelle, qui abbiamo i punti bassi, facciamo quelli alti. E ancora 3 catenelle di separazione, qui abbiamo i punti alti, facciamo quelli bassi. Di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e facciamo i punti alti. Tre catenelle di separazione, qui abbiamo gli ultimi 3 punti alti che andremo a lavorare con 3 punti bassi. Abbiamo fatto la riga numero 2, ora ripartiamo con la riga numero 1, 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti bassi, il punto praticamente è tutto qui. Lavoro ancora un po' per arrivare alla misura del campione che ho deciso. Ed ecco il mio campione finito, è veramente un punto semplice, 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 però molto carino e bello in qualsiasi modo lo si voglia leggere. È bello così, ma si può leggere anche in maniera verticale così. Adattissimo per stole, sciarpe, maglie, copricostumi, eccetera, eccetera. E per oggi il video è finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche di tutte le novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.